Trattala come tale, non abusarne. Ciao community! Torniamo oggi ai nostri appuntamenti infrasettimanali. Ti ricordo che questi video sono un pochino più pragmatici, mentre per i video un po' più filosofici ti rimando ai video domenicali più ampi, più complessi, con i riassunti. Ti ricordo che questi video non hanno intro, non hanno sigla, non hanno riassunti, hanno solo appunto questa breve introduzione dove mescolo le carte oracolari e dove preparo le scelte. Ti ricordo anche che questi video andranno avanti fino all'equinozio di primavera. È proprio un esperimento che ho voluto fare da qui all'equinozio di primavera. Oggi andiamo a vedere se per te che stai guardando questo video, se sei single oppure se magari vuoi aprirti a una nuova esperienza, entrerà un nuovo amore. Andiamo a vedere se arriva un nuovo amore nella tua vita. Per te che stai guardando questo video, ti ricordo che puoi guardare questo video in qualsiasi momento dell'anno, dal momento ovviamente della sua pubblicazione. Vediamo un po' se arriva un nuovo amore per te che stai guardando questo video. Se una nuova persona per una storia d'amore entra nella tua vita, per te che stai guardando questo video. Ovviamente, trattandosi di un video dedicato all'amore, usiamo anche l'oracolo di amore e psiche che hai visto in altri interattivi. Andiamo a mescolare le carte e vediamo un pochino per te che stai guardando questo video se entrerà un nuovo amore nella tua vita, una nuova persona con cui aprire una storia d'amore. Ok, identifichiamo le varianti, diciamo aragonite la prima, legno fossile la seconda. Ti do qualche secondo per scegliere, poi parto dalla prima che è aragonite. Se vuoi vedere le pietre in dettaglio puoi vederle all'inizio del video, in caso comunque te le avvicino. Aragonite per la prima, legno fossile per la seconda. Direi di partire subito dall'aragonite. Vediamo se per te che stai guardando questo video entrerà una nuova persona con cui avviare una storia d'amore. Ifigenia, sacrificio, dubbio e indecisione. Sembra che qui tu debba rilasciare qualcosa indietro. Può essere una persona del passato, può essere l'idea di una persona del passato, magari la sofferenza che ti ha inferto, magari la delusione, un po' come una persona che non sembra volersi aprire più ad una situazione che vada in profondità nei rapporti umani, appunto per sfiducia in generale verso le relazioni. Oppure magari sei una persona che per costrutti familiari, dato che Ifigenia fa anche riferimento a quelli che sono un po' i costrutti familiari, o magari l'educazione rigida ricevuta in famiglia, o forse anche la figura di un genitore assente. Del resto la carta fa proprio riferimento a quello che è il lasciare indietro situazioni o anche atteggiamenti autolimitanti che magari abbiamo maturato durante l'infanzia o l'adolescenza. Dubbio ed indecisione potrebbe parlare però del fatto che qualcuno forse sta per entrare nella tua vita o ti sta aspettando, o magari c'è una storia un po' tormentata, una di quelle dove si lascia e ci si riprende. Ma dubbio e indecisione potrebbe voler significare anche il fatto di voler tornare indietro da qualcuno. Insomma, è una carta che fa vedere appunto tutti quelli che sono i tuoi dubbi, le tue paure, le tue insicurezze, le tue incertezze. Forse hai bisogno veramente di fare un qualche tipo di rinuncia. Potrebbe essere anche il voler rilasciare una situazione che ormai non ti risuona più in favore dell'apertura ad un qualcosa di nuovo. Vedi, la carta qua fa vedere una mano, ti dice qualcuno sta entrando nella tua vita, però devi capire come e perché, ovvero devi capire se veramente vuoi che questa persona nuova entri e soprattutto come vuoi che entri. Può essere anche il rientro di una persona del passato, per carità, magari
vuoi tornare sui tuoi passi in una relazione, però è sempre un qualcosa che ti costa un certo sacrificio. Andiamo a vedere che cosa vogliono aggiungere i tarocchi del Sacred Femminile, un mazzo bellissimo che ben conosci, per te che hai scelto la variante della Aragonite. Vediamo un po', entrerà nella tua vita una persona per una relazione d'amore stabile ed importante, per te che hai scelto la variante della Aragonite. Potrebbe essere questa anche una situazione triangolare che va sacrificata, va un po' rilasciata in virtù dell'aprirsi a nuove possibilità. Qui c'è proprio un blocco alla radice che impedisce di aprirsi ad un qualcosa che ti completa di più e che tendenzialmente, ci dicono queste carte, potrebbe anche essere dietro l'angolo o comunque molto più vicino di quanto tu sospetti. Per te che hai scelto la variante della Aragonite, il 2 di denari, vedi, è sempre una carta di dubbio, è anche una carta di piccoli spostamenti o anche una carta di chi deve riprogrammare, talvolta i manuali dicono questo, la propria vita in virtù di nuove opportunità che intende costruirsi o alle quali intende aprirsi, un po' come se il passo dell'apertura verso un qualcuno di nuovo o magari di vecchio ma rinnovato nella concezione, quindi appunto l'aprirti magari a quel corteggiatore, a quella corteggiatrice con cui poteva nascere il ritornare sui tuoi passi in una relazione, come dicevo prima, il chiudere una relazione a tre, è sempre un qualcosa che richiede un po' un dover fare i conti con quella che è l'attuale percezione del concetto di relazione. Asso di bastoni, a breve entra qualcuno o rientra, adesso vediamo 3 di coppe, stiamo aperti per ora un po' a tutte le possibilità. 7 di denari, direi che queste sono carte che parlano chiaro. L'asso di bastoni è proprio una notizia, è la rivelazione, è la persona nuova, è la conoscenza nuova, forse non è un ritorno qua, forse è proprio la conoscenza nuova. Il 3 di coppe è la carta di festeggiamento, ma torno a dirti, per alcuni potrebbe veramente essere la carta di un triangolo, quindi un qualcuno che si inserisce in una relazione già esistente. Il 7 di denari, qualora si parli di relazioni, è una carta di forte magnetismo e forte attrazione. Quindi ti dico, qui c'è un qualcuno che arriva per darti quel completamento che cerchi. Devi però tu scegliere, perché poi il 7 di denari è anche la carta di chi si fa un po' i conti, di chi dice sì, ok, magari carino, carina, però alla fine mi conviene rompere una relazione fissa oppure mi conviene aprire questa relazione? Secondo me qui dovresti un po' abbandonarti, un po' dire va bene, mi butto, provo, un po' come questo 3 di coppe ti dice, goditela, stai bene, pensa a quello che è il tuo star bene, perché qui comunque un asso di bastoni mi rappresenta proprio una conoscenza nuova che con un 2 di denari può avvenire anche durante quello che magari è un piccolo spostamento quotidiano, quindi non necessariamente un qualcosa legato alla convivialità, ma può essere anche un incontro casuale con qualcuno che può essere legato alla tua dimensione lavorativa o a delle incombenze quotidiane. Ecco, non è un incontro combinato durante una festa, durante una vacanza, durante un pranzo, una cena, è proprio un qualcosa che ti capita nella quotidianità. L'asso di bastoni di solito mi rappresenta anche quelle persone che hanno una certa focosità, quindi un qualcuno che sicuramente non passa inosservato. Con un 3 di coppe potrebbe essere anche un qualcuno che comunque già da subito ti dà una certa idea di vigore, di virilità, uomo o donna che sia ovviamente, e quindi anche un qualcuno che forse sa metterti subito a tuo agio, può essere la classica chiacchierata con la persona con cui ci si concede 5 minuti al di là delle incombenze quotidiane, quindi proprio la conoscenza di routine qua. Non credo sia un qualcosa che viene dall'ambiente sociale o che arriva da parecchio lontano, anche perché nonostante il 2 di denari mi parli di piccoli spostamenti, l'asso di bastoni tendenzialmente si può rappresentare anche una notizia, però può essere anche
una carta che parla di una situazione che si avvia nel reale, nel concreto, quindi qua più che vederci internet ci vedo proprio la socialità. L'unica cosa mi viene da dire, per alcuni effettivamente potrebbe essere un incontro fatto durante un qualche tipo di cerimonia, però qui non c'è via di mezzo, ovvero qui o c'è l'impegno quotidiano o c'è l'impegno ufficiale, quindi l'amico o l'amica che ti invita al matrimonio, che ti invitano alla comunione del figlio, che ne so, che ti invitano al compleanno, però il compleanno ce lo vedo meno, deve essere proprio un qualcosa di molto, c'è proprio una cerimonia ufficiale secondo me qua, che può portare, oppure una cerimonia ufficiale legata al tuo lavoro, magari sei una persona che per lavoro presenzia a delle cerimonie ufficiali, magari fai catering, che ne so, o magari semplicemente sei una persona che ci presenzia per lavoro. Ecco, lo vedo in una situazione del genere, vedi però qua c'è un rinnovamento affettivo, è come se tu dovessi rilasciare indietro un qualche tipo di costrutto e curare anche un po' questa. La temperanza è una carta di cura, quindi quello che mi viene da dirti a me è che qui potrebbe, allora, un altro dettaglio che mi danno, non sarà per tutti, per alcuni potrebbe essere legato a una cerimonia, come ti dicevo prima, in un ambiente dove c'è parecchia natura e quindi magari proprio ti torno a dire, per esempio, il classico matrimonio che si festeggia nella tenuta, nella villa, eccetera eccetera, nell'agriturismo, eccetera eccetera. Per altri questa stella mi può rappresentare la speranza, con questo 7 di denari che dà una improvvisa rivelazione, da una conoscenza appunto che entra in maniera anche molto forte nella nostra quotidianità, possa nascere un qualcosa di più. Certamente nasce dall'attrazione, non nasce dall'empatia, non nasce dal dialogo, nasce proprio da un qualcosa che scatena la tua focosità. Il 5 di coppe è una carta su cui vale la pena un pochino fermarsi a ragionare. Il 5 di coppe di solito la si associa al rimpianto, la si associa a chi non sa scordare le persone del passato, a chi non sa staccarsi dalle persone, a chi ancora magari soffre, come ti dicevo prima, a chi ha dei dubbi sull'aprirsi o meno a nuove relazioni. Insomma, una carta che rappresenta tutto questo ventaglio di sensazioni, però invita anche a centrarsi in quello che è l'amore per se stessi e in virtù di tale centratura a darsi anche delle possibilità per ricostruire la nostra dimensione affettiva. È proprio la carta del rinnovamento affettivo. Ti può parlare, allora, in alcuni casi, non sarà per tutti, e già mi veniva da dirtelo, con questa mano che entra e con questo 5 di coppe, potrebbe veramente essere il ritorno di un qualcuno dal passato, un qualcuno che magari ha avuto un flirt con te, non un qualcosa di importante, o un qualcuno che comunque in un certo modo non hai mai scordato, un po' quelle persone con cui appunto c'è una stella, c'è un semplice star bene, ed è come se questa persona con una temperanza venisse da lontano. Ecco, per alcuni l'incontro c'è, è con un qualcuno che non si vedeva da tempo e rinasce la passione. Per altri, la maggior parte, secondo me, qui è proprio un incontro durante quella che è un'attività lavorativa o un'attività dove c'è una cerimonia ufficiale, dove c'è un piccolo spostamento, soprattutto in mezzo alla natura o dove comunque si può parlare anche di un posto dove si parla di prodotti naturali, che ne so, può essere anche quindi legato al wellness in generale. Ecco, qua c'è un incontro importante che nasce dalla passione. In entrambi i casi, sia che nasca da un incontro del passato, sia che nasca da un incontro con un qualcuno di nuovo, è come se scattasse la molla della passione. Vedi, questo 3 di coppe con una temperanza mi va a parlare del fatto che comunque, allora facciamo un discorso, la temperanza è anche una carta di equilibrio, una carta di sesso e una carta di passaggio di frontiera. È come se qui, di fronte ad una situazione alla quale non si sa resistere, dalla quale ci si lascia piacevolmente travolgere, si scegliesse di darsi un'altra possibilità, incurante appunto del fatto che questo 5 di coppe si porta addosso un fardello emozionale molto forte e del fatto anche che probabilmente l'aprirci alla nuova possibilità ci costa un po' quello che potrebbe essere il sacrificio di una precedente possibilità, se non addirittura un po' di autoviolenza
nel forzarsi a dimenticare quanto abbiamo sofferto in precedenza. Però qui l'incontro c'è, non è neanche tanto lontano secondo me, non sarà domani, può essere comunque sempre nei prossimi mesi. Riparte da un 7 di denari, una buona sessualità, una buona intesa carnale, una stella mi può rappresentare anche questo, una temperanza anche, qua c'è 4 carte che fanno riferimento proprio alla sessualità, anche il 3 di coppe è la carta degli incontri basati sulla passione fondamentalmente, ma anche l'asso di bastoni, quindi qua c'è molta attrazione fisica. Riparte da questo, può evolvere in un qualcosa di più, magari gli diamo un'occhiata, vediamo un po' se può evolvere in un qualcosa di più. Io penso di sì qua, Poi magari mi sbugiarderanno le carte, però credo che qui l'evoluzione possa esserci. E nasce, ti ripeto, da un momento o di convivialità ufficiale, quindi matrimoni eccetera eccetera, o cioè non è la serata a giro con gli amici, dai, oppure nasce da un piccolo spostamento legato a quello che è il tuo lavoro. Allora, il giudizio è una carta interessante perché laddove per le persone che faranno un nuovo incontro mi parla proprio di un fidanzamento, di una storia ufficiale, il giudizio è una carta di obiettivi da percorrere insieme. Per coloro invece per cui qui ci sarà un rincontrare un qualcuno del passato, c'è anche la rinascita della connessione. Il giudizio è anche la carta dei ritorni. E comunque entrambe le carte, asso di bastoni e giudizio, parlano di un qualcosa imminente. La differenza sta nel fatto che l'asso di bastoni è molto veloce a concretizzarsi, però poi mi va su un 3 di coppe che un minimo di stagnazione pur nella sua bellezza ce l'ha, come dire, guarda, goditi il tempo, anche la temperanza, non metterti fretta, non metterti ansia. Un giudizio invece è veloce nel concretizzarsi, esplode proprio nelle sue possibilità, però poi ad adagiarsi, a sistemare le situazioni un po' di tempo ci mette. Quindi qua è possibile che l'incontro ci sia, che ci sia il coinvolgimento emotivo e per qualcuno anche sessuale, per la maggior parte con queste carte secondo me, però poi che per concretizzarsi in una storia qui ci sia un periodo di tempo, soprattutto se hai già una relazione aperta o se magari hai appunto un qualcuno ancora da dimenticare, sia a livello di nome sia a livello di sofferenza interiore che ti ha dato. Comunque è una bellissima variante. Io ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Passiamo alla variante numero 2, ovvero il legno fossile. Vediamo un po' se arriva questa storia per te. Estia e il gioco dell'amore. Anche qui l'amore sembra essere a portata di mano, il gioco dell'amore ti dice guarda, basta solo aprirsi. Estia è una carta che parla del focolare, della casa, ma proprio in virtù del parlare del focolare, hai mai sentito quel proverbio che dice i panni sporchi si lavano in famiglia? È un po', in maniera molto libera, il motto che potremo associare a questa lettura, ovvero Estia ti dice se sei single o se magari non ti stai aprendo, un po' come già era nella prima variante, guarda che in realtà qui hai solo bisogno di scordare il fatto che sei stato ferito o ferita. Qui devi ricentrarti, devi ritrovarti, devi motivarti, devi darti delle possibilità, devi capire che se qualcuno nel passato ti ha ferito non è perché tu meritavi di essere ferito o ferita, ma è perché probabilmente questa persona era disequilibrata, disallineata, o disequilibrato o disallineato, fai tu. Le possibilità ti si spalancheranno presto. Il gioco dell'amore è una carta che parla di relax, parla di centrarsi, di darsi tempo, di coccolarsi, di attendere fondamentalmente. Un po' come già Estia ti dice, nel momento in cui hai lavato i panni sporchi in famiglia, ovvero nel momento in cui hai curato queste tue paure, nel momento in cui riesci ad aprire la porta alle possibilità, ecco che questa carta che rappresenta una spiaggia, e su questo il manualetto picchiava parecchio,
ti dice hai una spiaggia di possibilità, un oceano di possibilità. Ci sono tante persone qui che potrebbero venire a darti completamento e probabilmente qui quello che mi stanno dicendo è che le possibilità sono più di una. Certo, la carta del gioco dell'amore potrebbe dirci che le possibilità sono più di una, fra cui il casetto o la casetta umano o umana che ti ha ferito in precedenza. Questo lo vedremo in fase di consulto. Però qua ti dice fondamentalmente che nel momento in cui hai ricentrato te stesso, te stessa, ti si spalancano un sacco di possibilità che forse neanche ora stai vedendo. Andiamo a vedere allora quali sono queste possibilità per te che hai scelto la variante del legno fossile. Quali possibilità per aprire una relazione d'amore stabile con qualcuno? Per te che hai scelto la variante del legno fossile, arriverà una persona per aprire una relazione stabile? Per te che hai scelto la variante del legno fossile, stava per cadere la carta dell'8 di spade. Come vedi, tornano a parlare del fatto che qui forse c'è da parte tua un attimino di autolimitazione, un po' devi riuscire a sanare questo tuo atteggiamento, questa tua ferita interiore, mi viene da dire. La regina di denari è una carta di abbondanza fondamentalmente, Arriva, fante di coppe, vedi? Arriva subito, arriva veloce qua. La forza, il 4 di spade. Arriva un qualcuno in grado di sanare quelle che sono le tue ferite. Una forza è una carta di vigore, una carta di amicizia, nasce dall'ambiente amicale. Potrebbe essere anche una carta di comunicazione, quindi potrebbe nascere anche dall'ambiente sociale, fondamentalmente dai social, oppure magari un qualcuno con cui c'è un fitto scambio di messaggistica e viene a sanare queste tue ferite. Un 4 di spade è la carta del recupero sia fisico che mentale, quindi viene proprio, forse potrebbe essere, vedi qua, vedi. Apro una piccola parentesi, quando anche nei corsi mi dicono ma tu non piace il Rider-Waite-Smith, no, a me non piace. Per esempio sul 4 di spade il Rider-Waite-Smith mette una tomba, qui mette una persona che dorme e dietro ci sono le parche, cioè l'idea di fato è un po' più dolce, se permetti. Ed ecco che qui mi viene da dire potrebbe essere proprio una persona a te destinata che viene a sanare un po' questo atteggiamento che tu hai in questo momento di magari sfiducia in generale. Ora, diciamo anche che qui probabilmente con una forza effettivamente le possibilità, soprattutto dall'ambito delle conoscenze, anche del lavoro, possono essere più di una, però resta il fatto che nonostante ci sia una regina di denari e una forza che parlano appunto, sono carte di visione corale fondamentalmente. La forza è la carta delle persone che frequentiamo, dell'amicizia, anche delle situazioni lavorative o appunto di internet, come ho detto prima, anche della palestra se vai in palestra, oppure la carta della socialità dove c'è dinamismo, la discoteca, lo sport, insomma quelle situazioni dove c'è appunto movimento, dinamismo. E la regina di denari è la carta della fedeltà a se stessi, dell'abbondanza, ma anche appunto della possibilità di aprirsi a più situazioni. Quindi ti dico qui i papabili o le papabili potrebbero essere più di una. Fatto sta che poi una o uno emerge ed è quello o quella giusta. Vedi che sono più di una, 3 di bastoni. Mi viene da dire per i più è dall'ambiente lavorativo. Per altri potrebbe essere con un 3 di bastoni una forza legato o legata. Allora, sunto, perché è giusto, se no non ci capite niente. Ambiente amicale o lavorativo, ma inteso come la scena fra amici del lavoro, non è detto che sia
una persona con cui lavori, magari è una conoscenza che fai alla cena, all'evento, oppure la palestra dove comunque si va appunto a fare un percorso formativo. Può essere, ti ripeto, anche la discoteca, però c'è in un qualche modo legato il discorso amici con cui si condivide un qualche tipo di quotidianità. Per altri, con un 3 di bastoni e una forza, potrebbe venire dall'ambito della legalità, avvocato, commercialista o avvocatessa, commercialista, poliziotto, poliziotta, eccetera, eccetera. Potrebbe, perché una forza è la carta di chi indossa la divisa, il 3 di bastoni è una carta di legalità anche, fra le tante. Mi viene da dire, per qualcuno potrebbe essere addirittura, potrebbe nascere da un malinteso. Vai a sapere che vado in giro con l'auto, picchio nella macchina della bella ragazza single, esce e mi dice: ma te sei Cronos? Sì, vattene a quel paese. No, a parte gli scherzi, potrebbe succedere che l'incontro nasce da una situazione così. Le varianti qua sono queste, vediamo un po'. Eh sì, ti porta stabilità, 10 di denari, è proprio la carta della coppia, E il 5 di coppe, e ti porta il rinnovamento affettivo, assolutamente. L'ho detto all'inizio, se hai seguito anche la prima variante, il 5 di coppe ha tutto un ventaglio di significati, anche qui dove bisogna un attimino soffermarsi, alla carta del rimpianto, di chi non riesce a staccarsi dal passato, di chi ha ancora delle ferite interiori molto forti, eccetera, eccetera, eccetera. Però anche la carta che ti dice, come già ti hanno detto queste carte qua, puoi superare tutto questo ventaglio di sensazioni con l'amore per te stesso, te stessa, quindi col prenderti cura, fondamentalmente col darti tempo, col darti modo. Alla fine in una spiaggia cosa si fa? Si fa conversazione con le persone e si prende il sole, ci si abbellisce, ci si cura. Ecco, prenditi cura di te, apri il tuo cuore, datti le possibilità, come questa regina di denari dice, di far entrare persone nella tua vita, e vedrai che arriva il rinnovamento affettivo. Come ho detto prima, per una minima parte potrebbe essere effettivamente un qualcuno che rientra dal nostro passato. Però io credo che qui sia proprio per una minima parte, e sicuramente non si tratta dell'ex, perché il fante me lo identifica o me la identifica come una persona nuova, però anche in questo caso potrebbe essere la persona che si ritrova dopo tanto tempo e con cui si avvia magari un qualcosa di più. Questa persona viene per curarti, ti è destinata fondamentalmente, ti porta un 10 di denari. Voglio andare a vedere anche qua, come ho fatto nella prima variante, cosa ne può nascere, andando a tirarci giù una carta su questo 5 di coppe per vedere come può evolvere. Per te che hai scelto la variante del legno fossile, ne cadono addirittura 2, le teniamo entrambe. Guarda, 3 di denari e regina di bastoni. Allora, 3 di denari come carta di lavoro di nuovo, quindi lavoro tuo o lavoro suo, o comunque anche socialità in generale, quindi sempre ti viene dall'ambiente sociale più vicino secondo me a quello che è il lavoro. La regina di bastoni come carta di vigore, di connessione, di storia d'amore, di anche secondo me di nuovo storia d'amore che nasce durante una situazione lavorativa. Sai, mi viene da dire, ti ho fatto prima facendoci la battuta il discorso dell'incidente, per qualcuno potrebbe veramente essere, magari, che ne so, ti auguro di no ovviamente, il piccolo problema all'auto, e magari si ferma la persona con la divisa, e da cosa nasce cosa, non ti dico per tutti, però ecco, la situazione potrebbe essere anche questa. Quindi o nasce dall'ambiente sociale, però sociale dove c'entra in un qualche modo il lavoro o tuo o suo, o nasce perché è legato alla legalità, o nasce in un ambiente dove comunque ci si prende cura di noi stessi, ma dove comunque c'è l'idea di lavorare su noi stessi, un po', torno a dirti, il discorso palestra o comunque sempre discipline ginniche in generale.
È una persona nuova, per qualcuno nuova in parte perché magari di faccia già lo conosci o la conosci, è la persona che ti è destinata, probabilmente doveva entrare in questo momento. Qui secondo me è abbastanza veloce l'entrata, ti porta a un riequilibrio, ti sana dalle tue ferite e con un 5 di coppe ti porta a un rinnovamento affettivo che nel tempo dura. Beh, è una bellissima variante anche questa, ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo mercoledì per il nuovo video settimanale della Lucerna di Cronos. Ciao!